L'intervento che seguirà è a cura del professor David Stodden sul tema modello olistico di sviluppo, un intervento che vuole mettere veramente il focus sulla correlazione tra le competenze motorie e quelle della salute. Buona visione. Ti chiediamo gentilmente, prima di iniziare la visione di questo webinar, di inquadrare il QR code, iscriverti alla piattaforma di Sport e Salute e poi registrare la tua presenza. Questa fase di progetto è fondamentale per noi, poiché per accedere al finanziamento totale del progetto dobbiamo raggiungere un numero di presenze minimo sulla parte di attività motoria e formativa. Quindi ti chiediamo di fare questo passaggio, di prenderti il tempo per poterlo fare perché per noi è molto importante. Hello, Professor Stodden, are you there? Okay, hi. Okay, now We we'll are start very then. honored and glad. So we are all really waiting for listening to you. And we really appreciate your present, e-present with us now, so the remote presence. Please move on and thank you so much, my dear Dave. Okay, Professor Stodden, you can start. Full audience. Quindi ha bisogno di vedere le slide perché al momento l'immagine è sul pubblico, che è bellissimo, però lui ha bisogno di vedere lo schermo con le slide per vedere cos'è proiettato. They're greeting now from Italy, if you can say. They wave in their hands. Yep, very good. Good afternoon. Buonasera. Buon pomeriggio, buonasera. Good for your Italian. Can you see them now, Professor? I can, thank you very much. Okay, quindi possiamo iniziare. Let's go. Please, Professor Stodden. All right. Thank you, everyone. Grazie a tutti. This is an honor to speak to everyone, È veramente un onore parlarvi. and specifically thanking the Italian Winter Sports Federation for having me E grazie today. ovviamente alla FISI per avermi invitato oggi. And I see Dr. Katerina Pesce has spoken to the Joy of Movement Sì, ho visto che program. la dottoressa Pesca ha parlato di Joy of Moving. So that is a good precursor to understand how we address some of the information I will present today. Quindi è una bellissima premessa per quello che andrò a introdurre quest'oggi. So today I want to speak with you about investing in children's holistic development. E quindi voglio parlare quest'oggi dello sviluppo, l'investimento nello sviluppo olistico nei bambini. And some of the potential issues that we have coming our way. E ovviamente i possibili potenziali problemi che possono arrivare in questo percorso. And as you see from the slide, back in 1979, Bernd Seefeld provided some information regarding an Come issue potete that vedere, we have. insomma, dalla prima slide nel 1979 Seefeld ci ha dato questo primo input, no? Insomma, che se i bambini non riescono a raggiungere un minimo livello di efficienza nelle capacità motorie fondamentali, poi si avranno o meno difficoltà nell'acquisire specifiche capacità nello sport. Yes, so I want to talk about one aspect of what we're trying to promote in terms of motor development and holistic development. Voglio specificatamente andare a focalizzarmi su un aspetto dello sviluppo motorio. Back in 2008, if you want to go back to that previous slide. Se volete andare indietro nella slide precedente, gentilmente. In 2008, we published a paper that linked the development of motor skills, a variety of motor skills, to physical activity, health-related fitness, perceived motor competence, and obesity. Abbiamo fatto questo studio nel 2008 che prende in considerazione questi aspetti, no, del motorio, ovvero la competenza motoria, l'attività fisica e poi il rischio di obesità. And this speaks to the idea that developing movement skills, motor development, is critically important for multiple domains of physical health and psychological development. E quindi viene fuori che lo sviluppo e la capacità motoria ovviamente hanno un'influenza sia ovviamente dal punto di vista psicologico che quello fisico. And an important aspect about this model is an understanding of how these relationships among these physical health and psychological health variables change over time. È una cosa importante che viene fuori da questo studio, questa relazione appunto che c'è tra il mentale e il fisico che va a cambiare durante il tempo. So the development of motor skills
leads to a positive spiral of engagement and development in multiple aspects of physical health as well as psychological health. E quindi vediamo che le capacità motorie quindi vanno a realizzare una spirale positiva di impegno che vanno poi a dare influenza a vari aspetti dal punto di vista fisico e psichico. However, if we do not develop those motor skills as we integrate and with our environment, then we can have more problems in terms of other developmental domains. E invece al contrario, lo vediamo in basso nel nostro schema, se non andiamo a sviluppare queste capacità motorie avremo più problemi ovviamente in termini di salute psicofisica. And this is why it's critically important that I demonstrate, show you some of the data that we have. E quindi è per questo che è veramente importante, critico, che io vi mostri i dati che ho raccolto. Because it speaks to a problem that many of you may see, but we don't pay a strong enough attention to, in my estimation. Perché andrà a tirar fuori un problema che molti di noi vedranno, ma che magari, al quale magari non diamo la giusta attenzione. Now we can move to the next slide. Possiamo andare alla prossima slide. So when I speak to this idea about positive or negative trajectories of development, Quando parlo di queste traiettorie positive o negative, then that's where we have to understand what's currently happening around the world, and I'm going to show you some data from the US. dobbiamo capire cosa in realtà succede in giro per il mondo. E adesso vado a mostrarvi cosa succede nello specifico negli Stati Uniti. Unfortunately, the majority of children and adolescents in the US do not engage in what I believe is a worldwide understanding of what you need for physical activity every day. Purtroppo la maggior parte dei bambini e degli adolescenti negli Stati Uniti non va a impegnarsi in quello che dovrebbe essere riconosciuto a livello mondiale, la necessaria attività fisica e motoria. So between 1 in 5 or 1 in 4 children meet the next level, the healthy levels of physical activity and fitness. That is it. Solamente una percentuale minima riesce davvero a raggiungere questo minimo forma fisica che sarebbe necessaria. And part of the issue with that speaks to youth sport participation, which is what we're talking about today in your organization. E questo, di quello di cui parlate ovviamente anche nel vostro congresso di oggi, è proprio quello che va a influenzare la non partecipazione alle attività sportive. In the US, 70% of children from high socioeconomic status families participate in youth sport, which is good. Per darvi un dato, sempre negli Stati Uniti, la partecipazione giovanile all'attività sportiva arriva al 70% per quel che riguarda coloro che hanno uno status socio-economico alto, che è un dato buono. But unfortunately, in lower socioeconomic status families, there's a much less participation in youth sport. E vediamo invece il dato come cala nelle fasce dove lo status socio-economico è basso, dove si arriva al 30%. And I'm not sure if this translates well, but we call that the problem of pay to play. Non so se riusciamo a tradurlo bene, ma quello che noi andiamo a dire è pagare per giocare. Non so se si renda bene in italiano. So specific organizations, curriculum, interventions like the Joy of Moving would be perfect to be able to implement for all children. Ed è per questo che ovviamente associazioni, attività, enti come il Joy of Moving sono quelle che ci danno una mano proprio a implementare questo aspetto. Because it speaks to this idea of holistic development and these promoting positive developmental cascades across time. E in questo caso riusciamo a parlare di questo che è questo sviluppo olistico, quindi in toto con l'effetto a cascata nel corso del tempo. As I will speak to the data on the next slides, we will actually understand this idea about 75% of children are at the 25th percentile and below. Ne parleremo poi nei dati nei prossimi slide, così andiamo a capire il perché di questo 70% appunto che invece va a calare così tanto poi nell'altra fascia di status. So more and more children, a greater percentage of children can't play. Sorry? A greater percentage of children, and this continues to happen, a greater percentage of children can't effectively play.
E quindi è una cosa che succede, che sempre un numero maggiore di bambini davvero non riesce poi a giocare. And when I say that I'm specifically speaking to they can't effectively play in sports, E quello che voglio dire è che loro proprio non riescono a giocare per quel che riguarda lo sport, or in games with peers on the playground, ma allo stesso modo non riescono a farlo al parco giochi con i loro compagni, or with any children, any peers or adults at any time. o non riescono a farlo con nessuno bambino della loro età, ma nemmeno con gli adulti, non lo riescono a fare mai. And when this happens, it leads to a long-term and a global developmental issue for all children. E questo a lungo andare va ovviamente a influenzare in maniera a lungo termine lo sviluppo nell'arco della loro vita. Thus, in 2023, we published an article that developed this idea about all these different developmental domains working together. Abbiamo pubblicato un articolo proprio quest'anno, in questo caso, che parla di sviluppo, ma proprio che quello che va a influenzare i diversi aspetti nei diversi campi. As we move and explore the world, our physical development in terms of motor development, physical activity and fitness, and body weight status is impacted. E quindi andiamo a vedere appunto quello che va a influenzare dal punto di vista del fitness, quindi della forma fisica e dell'attività motoria e dello sviluppo motorio. In exploring our world and becoming more competent and more fit and more physically active, that impacts psychological, cognitive, and behavioral health. E quindi esplorando a tutto tondo il mondo dal punto di vista appunto andando ad aumentare sia il fitness, la forma fisica, sia la nostra attività fisica, andiamo a dare un beneficio dal punto di vista comportamentale, dal punto di vista psicologico e dal punto di vista dell'allenamento. And again, these relationships among these variables cascades across time from bambinos all the way up through adulthood. E quindi queste relazioni si chiamano appunto a cascata proprio perché vanno a influenzare la vita del bambino che va a accompagnarlo fino all'età adulta. So go to the next slide, please. Possiamo andare alla prossima slide? And this is somewhat easy to understand from a theoretical perspective that competence begets competence. Molto facile insomma da capire quello che è il claim di questa slide, ovvero che la competenza genera competenza. If we provide positive developmental exploration, ideas with the environment, then the potential of children is actualized when we have this positive, nurturing environment. Ovviamente nel momento in cui creiamo questi modelli, queste esperienze, queste attività in un ambiente positivo, e questo va a influenzare sul potenziale che i bambini andranno a creare nel loro ambiente. And it's that important interaction between individuals and the environment, and individuals and peers, and individuals and family members that is so critical nowadays. E questa interazione è importantissima perché va a influenzare il rapporto tra l'individuo e i suoi compagni, l'individuo e l'ambiente e l'individuo e la sua famiglia. Because I believe everyone in the audience understands the impact of COVID, and it accelerated the issues that we've been seeing for years. Ovviamente credo che ognuno di voi nella platea capirà e comprenderà e ricorderà quello che è stato l'impatto del Covid anche in questo senso. In that if children don't have experiences outside with nature, in the environment, with sports, with other children, with adults, it creates a huge developmental void. E ovviamente i bambini, se non hanno, come ci ha insegnato il Covid, la possibilità di andare fuori, di avere attività, esperienze sportive con adulti, con compagni, con persone di varia età, ovviamente creiamo un vuoto incolmabile. And the next slide, please. Prossima slide, grazie. And this idea speaks to these, again, developmental cascades that are cumulative and build across time, whether it's positive or whether it's negative. E anche qui vediamo la ruota che ci dà proprio l'idea di questo effetto a cascata di cui dicevamo prima, che può essere sia in maniera negativa o positiva, che va a influenzare la vita del bambino lungo l'arco di tutta la sua vita. Questo effetto a palla di neve, insomma, che va ad accrescere o decrescere in maniera positiva o negativa. So some individuals have the mindset that, do we really need to focus on improving motor
physical competence in normally developing children. Poniamo questa domanda, ci si chiede se c'è veramente la necessità di andare a focalizzarsi sul migliorare le competenze motorie in questi bambini che dovrebbero essere normalmente sviluppati? Because many individuals think that motor skill development happens naturally. Perché insomma tante persone sono convinte che invece questo sviluppo avviene in maniera naturale. But it is a much more complicated process than that. Ma ci sono ovviamente processi molto, molto più complessi di questo. And this goes to the idea that normally or typically developing children may not be the norm anymore. E questo va a collegarsi con l'idea che quelli che noi riteniamo bambini che si sviluppano normalmente, poi in realtà non vanno a rispecchiare quella che è la norma. Next slide, please. Prossima slide, per favore. So here's where we better understand the role of being able to be functional in the world. E qui riusciamo a capire cosa vuol dire realmente, cosa essere funzionali nel nostro mondo. Where all children learn to move and also they move to learn. Perché ovviamente tutti i bambini imparano per muoversi, ma si muovono per imparare. And the purposeful and effective navigation of shared environment, so perception and action within the environment and the children's internal structures. E quindi abbiamo questo effetto di andare a scoprire quello che è il mondo, l'ambiente condiviso tra bambini e adulti in maniera rilevante, intenzionale, in maniera efficace, nel momento in cui si riesce appunto a fare questo scambio. If you are able to effectively play with other children, whether it is in sports or games or activities or with adults, it's very important. E quindi se riusciamo a dare questo aspetto di efficienza, se si riesce a giocare in maniera efficiente, effettiva con i nostri bambini, che sia nello sport, che sia nel gioco, ecco, riusciamo veramente ad avere un risultato importante. And it's important because if you can effectively play, it's a form of social capital, as Vygotsky would say. E questo è fondamentale perché se effettivamente riusciamo a raggiungere questo concetto di efficienza con i bambini, possiamo andare al livello successivo. Because effective play and consistent, sustainable play leads to additional physical, cognitive, psychological, social, and emotional development. Perché questo sistema di gioco effettivo, efficiente, ci porta a uno sviluppo a tutto tondo dal punto di vista sociale, dal punto di vista fisico, dal punto di vista umano e fisico. Great, and go forward one more part of the slide. No, forward. Ok, possiamo andare prima? Next, yep, next click. Ok, andiamo, perfetto. There we go. So in 2019, we collected a lot of data, or had a lot of data collected in 2019 from across the US. Nel 2019 abbiamo fatto uno studio molto grande, sempre negli Stati Uniti, con il quale siamo riusciti a raccogliere un gran numero di dati. And this is where, again, I'm stating the problem here. 77% of those children were at the 25th percentile and below in terms of their fundamental motor skill development. E qui abbiamo un altro dato preoccupante: il 77% dei bambini che abbiamo sottoposto a questo studio hanno una percentile del 25esimo, del 25 o maggiore a tale, che porta ovviamente a disturbi o a ritardo nello sviluppo. And even more alarmingly, 30% of all of the children were at the 5th percentile and below. È ancora più preoccupante il fatto che il 30% hanno un 5 percentile o addirittura più basso. And that defines either at risk for or developmentally delayed in their motor development. E quindi questo definisce esattamente quello che è il rischio, ovvero appunto quello di ritardo nello sviluppo. And it did not matter whether it was boys or girls or their race or socioeconomic status. They were all prone to this delay issue.
E il dato è stato preoccupante perché non importa il sesso, la razza oppure lo stato, la derivazione socio-economica, tutti i bambini si sono rilevati propensi a questi disturbi dello sviluppo. And now if you can focus on the arrows in the slide with the data, Quindi andiamo a concentrarci sui dati che ci sono invece nella tabella. 76% of this part of the sample demonstrated 25th percentile and below in motor skill development. Vediamo il primo dato del 76% che in questo studio, il 76% dei bambini che abbiamo studiato che dimostrano appunto questo 25 percentile o più basso. And only 11% of those children were able to demonstrate 60 minutes of moderate to vigorous physical activity per day. E soltanto l'11%, l'altro dato che è indicato dalla freccia, è riuscito a dimostrare 60 minuti di attività MVPA, che è l'attività fisica di intensità da moderata ad alta. And this speaks to the quote from Seefeld in that initial slide about if you do not develop motor skills, then you will not be able to participate in sports, games, activities. E questo ci fa tornare a quello che era la citazione di Seefeld nella prima slide, ovvero se non si vanno ad incentivare le attività motorie, poi non si riesce a sviluppare le capacità che ti daranno il modo di fare attività sportiva. If you were at the 75th percentile and above in terms of motor skills, then you demonstrated 4 times more likely to demonstrate that 60 minutes of moderate to vigorous physical activity per day. E quindi vediamo che il dato appunto preoccupante dimostra che c'è 4 volte più possibilità, in base ai numeri, di andare a sviluppare questa capacità di procedere con questa attività fisica da moderata ad alta rispetto a coloro che invece hanno la percentuale più bassa. Next slide, please. Prossima slide. Here is another example of what this data actually means from this sample. Hit one more click. Andiamo col prossimo clic in cui andiamo a vedere quelli che sono altri dati, altri risultati che sono risultati dai dati raccolti. You can see the difference in the average physical activity of individuals with low versus high motor competence. Questi andiamo a vedere l'impatto che c'è sempre nell'attività fisica alta o da media ad alta, nella media che possiamo vedere nella competenza motoria da alta, media a bassa. Children with low motor skill development participate in almost less than half of the physical activity that high-skilled children do. E quindi i bambini con un'attività, una competenza motoria bassa vanno a partecipare a circa la metà, insomma, di quella che è invece l'attività a cui riesce a partecipare un bambino che ha una competenza motoria alta. And you begin to see the impact of self-concept or children's perceived motor competence, PMC. E quindi è andato a vedere invece quello che è l'impatto del PMC, ovvero la competenza motoria percepita, quello che percepiscono loro personalmente. In essence, only children with low motor competence demonstrate low perceived competence. E quindi di base solo i bambini che hanno una capacità bassa, appunto motoria, la rilevano poi in maniera percettiva, quindi hanno una bassa competenza motoria percepita. But if you are at least average in terms of your motor competence and high in motor competence, then you better understand that you are competent. Invece se hai anche una media o alta competenza motoria, poi vai a percepirla anche in maniera chiara che tu hai appunto delle capacità. And that leads to higher physical activity levels per day. E quindi questo porta a livelli di attività fisica ovviamente superiori. Next slide, please. Prossima slide. One more click. Ancora un clic. And how does this impact data in adults? E adesso vediamo come questi dati che raccolgono i bambini vanno invece a influire sugli adulti. In 18 to 25-year-olds, we see the same relationships. E questo è un campione di ragazzi dai 18 ai 25 anni, ma vediamo gli stessi tipi di risultati. If you are low in motor skill competence as an 18 to 25-year-old adult, then you do not demonstrate good fitness, the top arrow.
Se hai delle competenze motorie basse, e parliamo di adulti da 18 ai 25 anni, tu dimostri ovviamente dei bassi livelli di attività fisica. In looking at the bottom yellow arrow to the left, if you demonstrate high motor competence, then it acts as a protective effect against low fitness. E quindi invece viene visto dalla freccia in basso a sinistra, quella gialla, quando si dimostrano competenze motorie alte, vedete come invece le percentuali cambiano e vanno ad aumentare i livelli di attività fisica buona. And this is where I like to ask, is everyone in the audience really understanding the data and how, critical these data are? And if somebody could just tell me if they shake their head yes or no. Volevo capire dal nostro pubblico se è abbastanza chiaro quanto gravi siano e quanto siano esemplari, insomma, questi dati, insomma, se mi dite almeno sì o no. Yeah. Unfortunately, I can't see the audience. But so they somebody's gonna shaking have their to tell heads me. and they saying yes. All right. I hate to say it, but here's some more additional negative data. E quindi andiamo ad aggiungere purtroppo altri dati negativi. In a group of 9 to 17-year-olds, Questa volta andiamo ad analizzare un gruppo dai 9 ai 17 anni. if you are at the 25th percentile and below in terms of your motor skill development, you did not demonstrate healthy fitness zone in a cardiorespiratory fitness test. Parlando del gruppo del 25 percentile o più basso, che quindi non vanno a dimostrare capacità motorie, non hanno dei risultati positivi a livello cardiaco quando vengono fatti dei test a livello cardiaco. And the same relationships show up with grip strength, which is a good predictor of overall body strength. E anche lo stesso abbiamo nella tabella successiva, quello che va, un test invece che va a dare i risultati sul controllo, che danno gli stessi dati, lo stesso che nella tabella prima per l'attività cardiaca. Next slide, please. Prossima slide. And one more click. Ancora un clic. We have additional data that speaks to body fat percentage, cardiorespiratory fitness, overall functional fitness, and again, body weight status in all these data. Abbiamo dei dati che ci danno dei risultati su quello che è la massa grassa corporea, i risultati cardiaci e lo stato generico di forma fisica. These data that are represented in these figures right here are from Portugal, also Belgium and the Netherlands. Allora, i dati che vedete in questa slide sono stati raccolti in Portogallo, Belgio e Paesi Bassi. So the relationships that I'm talking about are occurring all over the world. Quindi per far vedere che questa relazione non è solo negli Stati Uniti, ma è uguale, insomma, in tutto il resto del mondo. And I am lucky enough to be able to work with some people in Italy. So hopefully we can be collecting the same type of data to see what's happening in Italy. E in realtà sto già lavorando per poter raccogliere questo tipo di dati anche in Italia, e quindi insomma speriamo di poter parlare poi in futuro anche di questo impatto anche in Italia. Next slide, please. Prossima slide. And here's where I transition in a little bit to the cognitive world. E quindi vado poi insomma ad andare a darvi quelli che sono i risultati di questo lavoro. And I have been lucky enough to work with Dr. Katerina Pescia. E in questo senso posso dire di aver avuto la fortuna di aver lavorato con la dottoressa Caterina Pesce. Thank you. And I will let her speak to the relationships between the motor, physical activity, and cognition in her next level talk. E lascerò a lei il compito di andare a parlare di questa relazione tra il moderno e attività fisica o meno, e quindi lo farà nella sua prossima presentazione. But if you can take something from this idea about Einstein, so E equals mc squared. Prendiamo di base l'idea di Einstein, la famosissima sua relazione sull'energia, che l'energia è uguale alla massa moltiplicata al quadrato per la velocità della luce. Einstein may have been a developmentalist, but he didn't know it. Lui ha fatto un'affermazione che riguarda lo sviluppo, ma non lo sapeva in quel momento. So experiences and effort in terms of developing motor skills.
Quindi esperienze e sforzi in termini di capacità motorie. Is linked to the development motor competence, but also simultaneously cognition. E è collegato a doppio filo con quelle che sono le competenze motorie, ma anche a quello che sono l'efficacia dal punto di vista psicofisico. So E squared equals MC squared, but we give all the credit to Einstein. Quindi noi diciamo la E per effort, appunto per lo sforzo, MC è la competenza cognitiva e motoria, e per noi è uguale EMC al quadrato. And this goes back to the idea of working within your environment with respect to getting as many experiences and providing as much effort as possible in the physical world. E questo torniamo al discorso di lavorare nell'ambiente e andare ad avere quante più possibili esperienze e quanti più sforzi possibili. So I provided a link to the reference in the PowerPoint slide here. If you want information on any of this literature, please let me know and I can provide that for you. Ovviamente se qualcuno volesse poi approfondire questo aspetto, quello che avete visto nelle slide, ovviamente sarò ben felice di fornirvi materiale ulteriore. Next slide, please. Prossima slide. So this is a little bit more explanation in understanding that progression of skill development in early childhood is critical. Un'altra slide per spiegarvi quanto la progressione dello sviluppo delle capacità nella prima infanzia sia veramente di primaria importanza. Because in early childhood, effort for many children equals success and positive reinforcement. Perché nella prima infanzia succede così che lo sforzo viene poi premiato con il successo e un comportamento sostenibile che è positivo di promozione. And effort and positive interactions, positive motivation leads to that sustainable behavior pattern that we want to see. Ovviamente questo sforzo positivo va a darci modo di dare un positivo risultato in quelle che vogliamo noi raggiungere traiettorie di sviluppo positivo emozionale. But in early childhood, children don't understand the difference between skill, if they are skilled, perceived motor competence, and effort. Però quello che succede nella prima infanzia è che i bambini non riescono a fare quella differenza tra quelli che sono gli sforzi e quelle che sono invece le vere capacità. But across time, children developed the greater cognitive capacity to understand whether they are skilled or not. Ma poi nel corso del tempo i bambini riescono a sviluppare le capacità che gli servono per capire appunto se lo sviluppo va a dire che sono di successo o se hanno talento, hanno delle capacità. And once they figure that out, they understand whether or not they're skilled or not, that relates to the positive or negative developmental trajectories. E in un momento in cui lo vanno a capire, riescono a realizzarlo, che sia di successo o meno, che siano le capacità, si arriva a capire o si arriva ad andare verso quello che dicevamo prima, l'aspetto di spirale positiva o negativa. And that inflection point also begins to really impact psychological, social, emotional development trajectories. E questo da un punto di vista olistico va ad impattare le traiettorie su tutti i punti di vista, ovvero psicologico, sociale ed emotivo. And either positively or negatively. E anche in questo caso lo va a influenzare o in maniera positiva oppure negativa. And this has huge implications for mental health across the lifespan. E questo va veramente a dare un impatto molto forte sulla salute mentale che andrà a influenzare i bambini nell'arco della loro vita. And there is data suggesting that 74% of mental health disorders are diagnosed before the age of 25. Un dato importante è che il 70% delle malattie mentali viene diagnosticato prima dei 25 anni di età. So how important is the development in our children and adolescents? E quindi quanto è importante ovviamente lo sviluppo nei nostri bambini e negli adolescenti. That's just really something to think about because COVID simply accelerated those issues. E quindi è una cosa su cui dobbiamo pensare davvero, perché il Covid non ha fatto altro che accelerare queste problematiche. Now,
people are beginning to see the data that we've been, the worldwide, that our group, many groups have been promoting? E quindi stiamo vedendo insomma i differenti gruppi che i nostri dati hanno creato, i gruppi che vado a presentarvi adesso. And it is transitioning into the sport world. E andiamo a collocarli, insomma a traslarli nel mondo dello sport. There is a big focus on long-term athletic development worldwide, and these are two pillars that have been promoted just recently, well, rather recently in 2016. E nel 2016, quindi abbastanza recentemente, ci sono questi due claims che andiamo a presentarvi adesso, che sono molto importanti, che vanno a riguardare quello che sono lo sviluppo atletico a lungo termine. And it speaks to getting away from sport specialization and providing an overall broader foundation of motor skill development. E quindi andiamo ad andare a collegare quelle che sono le specifiche attività, insomma, di sviluppo sportivo su quello che è invece lo sviluppo generale, olistico a lungo termine. And additional sport sampling, playing as many sports as possible, but not overdoing it, of course, but participating in a variety of activities where you develop different skills. Ovviamente una cosa importante e che va insomma a influenzare il bambino è quello di dargli la possibilità di provare più attività possibili sportivi, senza esagerare, ma ovviamente per dargli la possibilità di provare un po' di tutto. And if you look at stage 1, the arrow that speaks to the United States Olympics Committee development model, E se andiamo a vedere il primo punto, quello che parla del Comitato Olimpico degli Stati Uniti, it speaks to this idea about discover, learning, playing. So move to learn to move and explore. parla proprio di quel modello che dice di imparare, giocare, esplorare e fare tante esperienze diverse. It speaks to all that data that I've been demonstrating, providing previously. E quindi va a collegarsi esattamente a tutti i risultati dei dati che vi ho presentato poc'anzi. But we need this approach to occur on all levels, at all levels, in every country to help children and adolescents. Ma abbiamo bisogno che questo approccio venga applicato a tutti i livelli, in ogni situazione e in tutti i paesi. Next slide, please. Prossima slide. So I want to be able to finish and have people ask questions. Vorrei concludere ovviamente dando la possibilità alle persone di fare delle domande se vogliono. But this picture on the left speaks to the nature of the idea that people are beginning to understand. Ma la foto che vedete a sinistra è quello che va a rappresentare quello che insomma vogliamo veicolare, quello che era il messaggio. Because I'm not sure if you can read the language in the sign, Non sono sicuro riusciate a leggere quello che c'è scritto nell'immagine, but it says in this playground, children from 5 to 12 years of age require sufficient strength and coordination to play. dice praticamente in questo parco giochi viene imposto ai bambini fino ai 12 anni che abbiano delle sufficienti potenzialità, forza e coordinazione per giocarci. And I'll ask the audience, did you ever think you would see a sign on a playground that would say you have to have sufficient strength and coordination to play on it? E vorrei chiedere alla sala se mai si sarebbero aspettati di vedere un cartello del genere in un parco giochi che viene a imporre ai bambini che devono avere delle attività, delle capacità motorie e di coordinamento per giocarci. And when I say children can't play, this is one example of this. E quando ho detto all'inizio che i bambini non sanno giocare, ecco, questo è proprio un esempio. Many children cannot run up a slide backwards if they wanted to. Tanti bambini non riescono neanche ad andare a fare una semplice corsa, anche se volessero, non ci riescono. And everybody in the audience knows that is the most fun way to use a slide. Run up backwards. Andare su per lo scivolo dalla parte opposta, quindi non andare dallo scivolo come si dovrebbe andare in giù, ma andare in su. E tutti sanno nel nostro pubblico che è la cosa più divertente, ma alcuni non ci riescono. And then, of course, come back down. Beh, poi ovviamente ritornare giù una volta che si è risaliti. So I hope you understand that the data that I provided is somewhat of a wake-up call. I hope that translates.
Sì, e io veramente spero che questi dati che vi ho presentato siano come una sveglia un po' per tutti voi. We have been providing some of these data to as many people as possible to help them understand that we are reaching an epidemic of movement. E veramente l'abbiamo dato questo messaggio al maggior numero di persone possibili perché veramente si riesca a capire che abbiamo una sorta di epidemia in questo caso che riguarda l'attività fisica. And it is more contextually specific compared to saying physical activity or just fitness. Ed è molto importante specificare appunto quando si parla di attività fisica o soltanto forma fisica. Because children learn by playing and developing skills that allow them to play in many different types of games and activities. Perché i bambini attraverso il gioco riescono a sviluppare attraverso il gioco quello che è il loro sviluppo poi fisico generale. I'd ask you to pause for 1 second if you could, please. Thank you. Ci fermiamo un attimo. Okay, I'm back. Sorry. I am at a conference right now, and I'm doing it in my hotel room, and the person just came in to clean the room. Scusate, ma siccome sono a un congresso è arrivata la cameriera in questo momento che mi stava dicendo una cosa. Possiamo continuare. So I wanted to provide time for the audience to ask questions, and if Kate is still there, I believe she can definitely help answer any questions that the audience would have that I am not able to answer because, again, I apologize that I cannot be there. But we are playing in the same sandbox, so I hope she can help answer any questions as you move forward in the conference. E quindi voglio lasciare il tempo appunto al nostro pubblico per fare delle domande, ma la dottoressa Pesce è lì a vostra disposizione, può sicuramente rispondere magari in maniera più efficace e migliore di quello che non posso fare io da lontano. Mi dispiace di non poter essere lì, ma sicuramente la dottoressa può aiutarvi magari in maniera più completa. Facciamo sentire un applauso per piacere. So with that, I'm happy to answer any questions. Yeah. Hi, Bene, Dave. siamo pronti per rispondere a qualsiasi domanda. Hi, Dave. You're extremely clear. We are so glad that you explained all. It is also highly consistent with other topics we were just speaking about, and you truly made us awake on the problem even more. So I ask now, all these are very engaged people from the Winter Sports Federation, but also there are schools principals and also representatives of other institutions. So this is a very nice group, very attentive, very engaged. So you gave your best ideas to people who is able to capitalize on that, and so we thank you. I ask now for questions. Eccoci, siamo arrivati alle domande. Sarebbe felice di sentirsi porre una qualunque domanda, la potete porre in italiano, in inglese, come vi ho detto, no? La più frequente lingua parlata è il Bad English, quindi non ci preoccupiamo, ciascuno parli come meglio desidera. C'è qualche curiosità? Sì. Scusate, se posso sentire l'audio della sala che non lo sento in cuffia. Ok, ho chiesto semplicemente come se ci fossero domande o curiosità. Adesso c'è una persona che ha alzato la mano, ora gli passo il microfono. There is a question now. Quindi puoi rispondere direttamente tu oppure posso tradurre io? Well, we were just curious about how do you collect the data about the HRF? Was there do you give a questionnario? A form, or do you collect it via test, actually? Physical test? Yep, so all the physical tests that we utilize, we go in schools and test physical cardiorespiratory fitness with the pacer, which is the yo-yo test. Leger is simple, so it's a yo-yo test. Grip strength with a hand grip dynamometer. We've utilized push-ups, curl-ups, the plank. So we use a variety of fitness tests, and depending on the nature of the age group, you know, some of the early precursors to physical fitness, we still use the yo-yo test in early childhood,
but of course we can't relate that directly to cardiorespiratory or VO2 max, but it is a precursor, and we see with our data, both cross-sectional and longitudinal, that it actually tracks across time very well if it's implemented correctly. We have also utilized leg strength in terms of a leg press machine with the adults. So we do our best, if possible, to have our research team, which most of the people that I work with are very highly trained, whether they have a master's, they're in their doctoral work, and they actually test these children at a high level with respect to trying to get maximum effort in the physical fitness tests. Quindi la domanda era sul come è stato effettuato questa raccolta di dati, se hanno somministrato dei formulari o meno, ma il professore ci dice che sono proprio andati con i soliti esperti nelle scuole e hanno effettuato una serie, insomma, di esercizi, hanno somministrato degli esercizi proprio di fitness, gli esercizi del grip, quello che c'è da schiacciare, quello dello yo-yo, oppure col plank, insomma con varie attrezzature sono riusciti a sottoporre questi bambini a questi test e abbiamo avuto questi risultati. Ovviamente l'attrezzatura utilizzata poi è andata a evolversi per quelli che sono i test che sono stati applicati invece agli adulti, ma ovviamente la cosa importante è che è stato attorniato da un team di grandi esperti, persone insomma che hanno un master, sono comunque esperti in questo campo per avere insomma i dati più efficienti possibili. So to make it simple, we physically test all of the children from 3 up and through 25. E quindi abbiamo proprio fatto fisicamente questi test somministrati appunto dai bambini dal 3 fino ai ragazzi ai 25 anni. Scusatemi. With respect to physical activity, we also use accelerometers for all of the data that we can get. Abbiamo anche dei dati di accelerazione per quel che riguarda, ovviamente, applicati ovviamente a tutti i dati che abbiamo raccolto. Scusatemi, ad esempio il professor Stodden originariamente nasce dalla biomeccanica, quindi lui ha fatto anche molti studi con gli accelerometri, con i sensori inerziali, eccetera. E poi chiaramente se sentite a volte dei nomi come... Dave, I explained that you also have your previous strong background on biomechanics. So you mentioned that you have performed a lot of research with accelerometric data. And then I was also telling them that when you say yo-yo, so there was a colleague involved in showing fitnessgram, Eurofit, and then he already mentioned some of the tests you used. I now tell them that yo-yo is the pacer, so that they recognize the same test with different names. Cioè, quando lui parlava di yo-yo, sapete, quindi il pacer, eccetera, e quindi sono più o meno sovrapponibili agli Eurofit, che in parte largamente si sovrappongono al fitnessgram, che è quello americano, che ci ha spiegato benissimo Mario. Quindi, e poi a seconda dell'età, chiaramente, ci sono dei test che sono validati per età più brevi, altri per età più lunghe. Se vuoi fare uno studio longitudinale devi chiaramente aggiungere o cambiare qualche test che sia valido per una fascia di età più ampia. Okay, Dave, I only explained and integrated so that you can connect with the previous presentations. If you could explain, my background was initially in high-level sport performance and strength and conditioning, and then I moved down to apply this in children because it's, as you know, definitely needed in childhood and adolescence. Sì, ovviamente sono andato a focalizzarmi su quello che è i bambini, perché è ovvio che la ricerca si va a focalizzare sempre, insomma, i dati importanti vengono da quella fascia di età. The same for me, Dave. As you may remind, I performed my PhD with high-level volleyball players, even related brain potentials, and then I wanted only to look how does it function and how can it build pieces to help children get there. So the same path, the same trajectory. But it's critically important that we understand, everyone understand that children are not miniature adults, and that's something we always have to overcome. Ovviamente gli studi che hanno condiviso anche in questo campo con la dottoressa Pesce, bisogna sempre pensare ovviamente che i bambini non sono adulti, non sono delle cose che possiamo manipolare, ma ovviamente è una cosa che nei nostri studi dobbiamo assolutamente sempre tenere in considerazione. Io aggiungerei, I explained that this is nice with these trajectories which brought us to children and to those who need it most, starting from high-level performance, because it's meaningful. So I underline this. Volevo dirvi, è molto bello, abbiamo condiviso
in paesi diversi, con un oceano di mezzo, le stesse traiettorie, perché anch'io ero partita con l'alto livello, ho studiato, no, gli atleti di vertice, cosa succedeva nel loro cervello. In realtà mi interessava sempre di più come noi possiamo raggiungere queste abilità anche molto elevate nei bambini attraverso strade che non siano, come dice lui, per adulti in miniatura, ma adatte ai bambini. Quindi abbiamo fatto tutti e due, come molti altri, no? Si guarda all'alto livello, ma poi in realtà ci si appassiona e ci si innamora dell'inizio e di coloro che non sono nell'alto livello, che ci possono arrivare, ma ci piace questo. Is there something, I think, so we would love remaining with you. The question is, you have a class next. How long time do you have now? Because I remember that you have a class just thereafter. Yes. I've got, how long do you have? I've got 15 minutes, 20 minutes. Okay. So it's 4:26, so close to 4:30. For Yes. us, so Central Italian time, so I don't know how many hours for you? It's 10:26 now. Okay, 10:26, yeah, okay. So you have still a I bit have time? 10. I still have time, yes. Ok. C'è qualche altra domanda che vi può interessare o curiosità? Sì? Intanto complimenti a David Stodden per il suo lavoro di ricerca di questi anni, davvero interessantissimo. Mi ponevo una domanda, ecco, in questa lunga carrellata di studi se hanno cominciato a provare ad indagare oltre all'aspetto della percezione di competenza e dell'attività fisica anche un intreccio con gli altri domini di cui oggi abbiamo tanto parlato. So first of all, congratulations, Professor, for your research that we have followed and we appreciate it a lot. So I have a question. All this data that you presented today that gave us the opportunity to research that you can go beyond what it is the motor competence, and they are related with all the domains that we have seen very, very properly today through your presentation. Part of the presentation, specifically with the holistic model, is to do just that, to spur more research in these areas that is more holistic and not developmentally domain siloed. È proprio questo lo scopo, perché appunto questo approccio olistico in questa ricerca che va proprio ad andare a coprire tutti gli aspetti e non a focalizzarsi su uno di essi in particolare. There is more and more data that is linking cognitive development to motor development, motor development to social emotional development, to academic achievement. Additionally, there's a lot on physical health. E quindi questo traslarsi dalle capacità motorie che vanno a influire dal punto di vista psicologico e comportamentale vanno poi a influire in maniera lineare su tutto il processo. But we need to collect holistic data on multiple developmental domains in a feasible manner that's still really solid, valid measures. E dobbiamo raccogliere questi dati appunto in maniera olistica, così ci danno una visione di tutti i dati senza focalizzarsi appunto su uno in particolare. Because until we tell the whole story, again, the sum is not equal, or the whole is not equal to the sum of the parts. Il totale non è la somma di tutte le parti, il totale deve essere visto in maniera appunto olistica. In essence, the whole is greater than the sum of the parts. Quindi per fare un sunto, l'intero è più grande, è di più che solamente la somma di tutte le parti. So if anyone is interested in collecting holistic data, we have some feasible and strong metrics that we can possibly use. Se qualcuno è interessato per raccogliere dati olistici, abbiamo questa metrica che è importante, questo metodo di immagazzinamento dei dati che possiamo ovviamente condividere.
Dave, this is a wonderful last sentence because this is a very active federation, so like-minded with a great vision. So it is not impossible, but I think probable that we can try to connect and see if it is feasible to have data together and belong to the network which can greatly contribute. So we wish to thank you, really thank you so much. Awesome. Thank you very much. Greatly appreciated. Thank you to the leadership of the Italian Winter Sports Federation. Again, this has been an honor, and hope to connect in the future and get to Italy many more times. Grazie davvero, grazie soprattutto alla FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali, è stato un vero onore. Io spero davvero che questa connessione vada avanti e di venire in Italia sempre di più. Thank you, dear Dave. A big hug from all of us. Thank you. Bye bye. Bye.